Mentre il cinema ha una data di nascita ufficiale, il 28 dicembre 1895, quando a Parigi i fratelli Lumière organizzano la prima proiezione a pagamento di brevi filmati, le origini del precinema risalgono alla notte dei tempi. Il desiderio di cinema è forse innato nell'uomo, l'aspirazione a riprodurre la vita intorno a noi, ma anche quella dentro di noi, dando forma alla fantasia. Fin dalle origini l'uomo sente il bisogno di raccontare storie e di creare illusioni, dare vita ai sogni. Il precinema è un viaggio a ritroso nel tempo. Il teatro d'ombre nasce più di 2 millenni fa in Oriente, forse Cina, e presenta già gli elementi di base del cinema: luce, schermo, movimento, racconto di una storia e colonna sonora. Su un telo bianco, lo schermo appunto, vediamo alcune figure retroilluminate che con le loro azioni ci raccontano qualcosa. Le sagome sono ritagliate dalle pelli di animali, come capre, pecore e bovini, e sono rese quasi trasparenti dalla lavorazione. Vengono poi traforate, colorate, decorate. Le sagome giavanesi si caratterizzano per l'articolazione mobile di spalle e gomiti, per uno spettacolo molto dinamico. Questa forma di spettacolo è particolarmente popolare a Giava, in Indonesia, dove prende il nome di Wayang Kulit. Le rappresentazioni sono delle vere e proprie cerimonie sacre. Il Dalang muove le ombre e racconta l'eterna lotta tra bene e male, con storie tratte da antichi poemi epici, accompagnato da musicisti che suonano una musica percussiva chiamata gamelan. Nella collezione possediamo alcune splendide sagome tradizionali giavanesi, donate alla fondatrice durante uno dei suoi viaggi in veste di lanternista. Un anziano Dalang, dopo aver visto con quale cura e maestria Laura Minicizzotti maneggiava i vetrini da proiezione e il suo spettacolo di lanterna magica, ha deciso di affidarle alcune ombre della sua raccolta, risalenti ai primi del Novecento. Nel Medioevo il teatro d'ombre si diffonde in tutto il Medio Oriente. Dalla Turchia arriva alla Grecia e da qui in Europa. Nel Settecento sono molto popolari gli spettacoli di Dominique Séraphin in Francia, allestiti presso la Reggia di Versailles. Nell'Ottocento è molto apprezzato come intrattenimento per bambini, eseguito spesso usando le mani per creare ombre oppure con sagome di carta in piccoli teatrini. Cabaret e café-concert, durante tutto l'Ottocento, furono simbolici crocevie nella geografia dell'intrattenimento europeo a base di meraviglie ottiche nutrite da luci, ombre e musica. Di nuovo in Francia, alla fine del secolo, il teatro d'ombre conosce un momento di grande fioritura grazie al successo dei sofisticati spettacoli del Cabaret Chat Noir di Parigi. Eseguiti abbinando alle tecniche del teatro d'ombre e proiezioni con lanterne magiche, erano solitamente accompagnati da musiche appositamente composte da musicisti come Georges Fraguerol. Le ombre erano disegnate da famosi illustratori e poi ritagliate in zinco. Spettacoli come la Marche à l'Étoile di Henri Rivière o l'Épopée di Caran d'Ache erano capolavori del disegno e della preanimazione. Il suo fondatore, Rodolphe Salis, considerato il successo dello spettacolo d'ombre allo Chat Noir, lo riproduce in versione itinerante per portarlo anche all'estero. Nel 2009 la Fondazione Centro Studi della Barbariga di Stra, che gestisce il patrimonio lasciato in eredità da Angelo Dalle Molle, l'inventore del Cinar, ritrova un teatro completo di quinte, lanterne, scene dipinte e 70 ombre di zinco per 4 rappresentazioni. Il materiale viene affidato per il restauro e successivamente donato al museo, affinché ne curi la valorizzazione nell'ambito delle proprie iniziative. In quanto le dimensioni più ridotte rispetto a quello dello Chat Noir, potrebbe trattarsi proprio delle sagome utilizzate durante i tour di Salis. Di particolare importanza è la struttura portante del teatrino, dipinta a mano secondo lo stile del giapponismo molto in voga all'epoca. Nel 2019, grazie ad un accurato lavoro di recupero filologico e artistico, utilizzando l'animazione digitale, abbiamo ridato vita a queste ombre in uno spettacolo molto coinvolgente, con la proiezione delle ombre su sfondi tratti dai libretti originali e l'accompagnamento musicale di un'orchestra.